Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio e in questo secondo video, diciamo, commentato da me. Partiamo intanto. Dunque, ci troviamo nel Parco Nazionale della Maiella. Abbiamo appena passato Caramanico, una località caratteristica per le terme, e, appunto è un posto di villeggiatura estivo, ma anche autunnale. Oggi è una giornata autunnale particolarmente ventosa, però calda, e stiamo quindi entrando a Santa Eufemia, paese di Santa Eufemia, paesino veramente bello, carino, paesino montano. Davanti abbiamo il monte, il Morrone, sempre nel Parco Nazionale della Maiella. Questo è Santa Eufemia. Mi è sempre piaciuta Santa Eufemia, carina. E ci accingiamo a farci una bella passeggiata panoramica verso Passo San Leonardo, che in questo periodo dell'anno regala degli scenari spettacolari perché ci sono dei colori autunnali meravigliosi. Ho fatto altri video non commentati con musica, ma sono veramente belli, che vi lascio qui sopra in descrizione. Bellissima la Maiella vista da qui sotto, con questo sfondo di abeti, di alberi gialli, rossi, arancioni, questi colori autunnali che a me sono sempre piaciuti. Poi oggi è anche una giornata molto tersa, ventosa, soleggiata, ma tersa, nel senso non c'è assolutamente foschia, quindi i colori sono più vividi. Sono venuto apposta oggi perché sapevo di trovare questo scenario accattivante, bello. Questa strada che arriva fino a Passo San Leonardo è caratterizzata da un misto stretto, un'infinità di curve e tornanti. La careggiata è anche abbastanza stretta, quindi bisogna stare attenti a non correre troppo, che spesso si incrociano anche furgoni che in curva si allargano, quindi bisogna stare attenti alle curve cieche, soprattutto ai tornantini un po' stretti, a non allargarsi troppo, ecco. Insomma, ci sono altre strade secondo me in Abruzzo dove scannare, soprattutto se si vuole scannare in sicurezza, diciamo, scannare tra virgolette, andare ad un ritmo un po' più allegro. C'è il passo delle Capannelle e vi lascio sempre il video qui in alto in descrizione. Ecco il Monte Morrone in tutto il suo spettacolo, molto bello. Com'è quella canzone che fa? Quella dove c'è la Canalis, la pubblicità della Canalis. Spettacolare questi paesaggi oggi. Poi c'è anche la luce giusta. Io insomma mi dedico alla fotografia da sempre, sono più di 30 anni che faccio fotografia, e questa luce è un qualcosa di formidabile a livello fotografico, a livello di riprese. Ottima, top.
E niente, a me Passo San Leonardo piace, una località di cui mi sono innamorato, guardate che spettacolo, che meraviglia. La Maiella, il Parco Nazionale della Maiella, vengo spesso, difatti troverete nel mio canale Abruzzo on the road, troverete parecchi video non commentati, perché sto iniziando proprio adesso a commentare i video di questo, diciamo, di questo passo montano che porta sia a tagliando a Roccaraso e Sulmona, passando per Pacentro, dove trovate anche il video qui in alto che vi lascio. Temperatura che inizia ad abbassarsi, perché ecco, intanto il vento qui aumenta, perché stiamo arrivando, diciamo, in alto, nel punto diciamo più alto, e quindi la strada un po' si allarga. Adesso arriveremo al rifugio e la temperatura si fa più freschetta. Io sto con i guanti estivi perché veramente Pescara, dove abito io, faceva veramente caldo questa mattina, però diciamo che sono abituato un po' alle mani fredde, non sono il tipo da quanto troppo caldo e manopola riscaldata. Un sacco di vento. Ecco, siamo giunti proprio al passo San Leonardo. Panorama da qui veramente spettacolare, veramente spettacolare. Guardate i pascoli, guardate gli animali al pascolo, la montagna, il Monte Morrone, veramente spettacolo, spettacolo incredibile. Passo San Leonardo è un posto di cui mi sono innamorato, di cui mi sono veramente innamorato, spettacolo. Non so se avete notato, guardate questo scenario, qui sono venuto a fare delle fotografie alla moto di questa baita, penso che sia qualcosa a livello di informazione turistica. Questi alberi, diciamo, spogli, colorati, rossicci, marroni, color ruggine, e poi lo scenario di questa montagna, di questa vallata, qualcosa di incredibile per me a livello visivo. Di vento, tra un po' arriveremo ad un bivio. A destra si va verso Pacentro, mentre a sinistra
arriveremo a Campo di Giove, un'altra località montana turistica, e da lì, da Campo di Giove, si può proseguire verso Roccaraso. Volendo andare verso Roccaraso, può proseguire verso Roccaraso. Spettacolo, guardate che colori. Quest'anno sono venuto un pochino tardi. In genere qui i colori veramente spettacolari ci sono verso primi di ottobre, la prima decina di ottobre, perché poi le foglie cadono. No, veramente il video che vi ho messo in descrizione di Passo San Leonardo, in cui sono venuto in quel periodo, veramente dei colori fantastici. Andatelo a vedere perché veramente ne vale la pena, a livello visivo ne vale veramente la pena. Ecco il bivio, a centro Campo di Giove. Noi gireremo, andremo verso Campo di Giove per ammirare ancora un pochettino questi colori, perché diciamo che il paesaggio è un po' più variegato da questa parte qui, andando verso questa direzione, andando verso Pacentro. C'è un paesaggio un pochettino più spoglio, ecco, sempre montano, molti tornanti perché si scende, andando da lì si scende, e poi si arriva a Pacentro, il paese di Madonna, cioè dove Madonna aveva o ha ancora dei parenti, dove è stata tanti ma tanti anni fa. Intanto vi ricordo di iscrivervi al canale Abruzzo on the Road e di non perdere gli aggiornamenti, perché a parte gli aggiornamenti ci sono molti video che potrete guardare delle località abruzzesi, delle strade abruzzesi, ma comunque anche quest'inverno girerò parecchio con la moto quando mi sarà possibile, nelle località abruzzesi dove sarà possibile, anche per quanto riguarda il clima, l'asfalto, il tempo. E con questi video commentati cercherò di spiegarvi più che altro le strade, i posti da percorrere, e quindi iscrivetevi al canale, cliccate un like se il video vi è piaciuto, altrimenti non fa niente. Quindi adesso arriveremo a Campo di Giove, dove faremo una piccola pausa, vi farò vedere il paesino, insomma la strada principale, e poi torneremo indietro. Siamo quasi vicino a Campo di Giove, siamo usciti dal boschetto, diciamo, perché prima la strada è caratterizzata tutta da un boschetto abbastanza fitto, e quindi ci ammiriamo il panorama e proseguiamo verso Campo di Giove, che dovrebbe essere qui a breve. Siamo arrivati quasi. Giriamo a destra, troveremo una chiesa col campanile,
Questo Campo di Gioia è un paesino montano, una stazione sciistica, anche ci sono campi da sci, proseguendo dritto invece di entrare in paese. Questa cammina sulla strada, bene. Carino, un paese veramente carino. Già hanno messo le luminarie di Natale. Natale deve essere veramente uno spettacolo qui nel Parco Nazionale della Maiella. C'è la piazzetta. A me piace, a me sarebbe veramente un sogno comprare una casetta qui. Per me, a me piace la montagna, ho sempre vissuto al mare, ma sono innamorato della montagna. Questo è il centro del paesino, del paese. C'è già qualcheduno, sono venuto qualche periodo fa, non c'era veramente nessuno. E quindi ragazzi, mi raccomando, vi ricordo ancora di iscrivervi al canale. La puntata di oggi finisce qui, adesso io tornerò indietro e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!